La letteratura italiana è piena di autori fenomenali, con opere importanti come la Divina Commedia e I Promessi Sposi. Sicuramente puoi immaginare che ci siano moltissimi autori storici e contemporanei che valga la pena leggere. Ma allora, noi italiani leggiamo o no? Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di Italy Made Easy Podcast, il podcast creato apposta per studenti di italiano come te, che ti offre materiali interessanti con cui fare pratica di ascolto e comprensione. Oggi, come hai capito, parliamo di letteratura, ma non di libri specifici. Parliamo del concetto della lettura per noi italiani. Ti ho fatto una domanda poco fa. Hai risposto? Secondo te, noi italiani siamo un popolo di lettori o no? La verità è che non proprio. Non siamo veramente un popolo che legge molto. Nelle statistiche risulta evidente che leggiamo molto meno di altri paesi europei, soprattutto quelli del nord. È anche vero che i giovani leggono di più degli over 50, che poi alla fine è anche una cosa buona, no? Che i giovani leggano, non mi sto lamentando. Ma allora perché non leggiamo così tanto? Ci sono sempre tanti motivi, tante scuse, i sondaggi che chiedono tu leggi perché non leggi. Generalmente si tratta proprio di questo, di scuse, e cioè la mancanza di tempo. Sappiamo che, come per imparare una lingua, il tempo si trova. Tu stai ascoltando un podcast per migliorare il tuo italiano, significa che hai trovato il tempo per farlo. La verità è che il motivo per il quale molti italiani non leggono è che la lettura non è considerata una cosa importantissima, anzi è vista spesso come una cosa noiosa che devi fare quando sei a scuola, ma poi quando finisce è anche meglio non farla. E questa è una generalizzazione. Ci sono milioni di italiani che leggono, i libri vengono pubblicati e vengono letti, ma così in linea generale non siamo dei grandi fan della lettura. Le nuove tecnologie non hanno ancora preso molto piede in Italia. Abbiamo ebook, certamente, c'è il Kindle, ci sono tutti gli ebook che vuoi, ma noi italiani che leggiamo preferiamo ancora la versione cartacea. Le statistiche dicono che il 78% degli italiani che leggono libri cartacei, quelli tradizionali. Voi pensereste che i giovani leggano di più sulla tecnologia nuova, ma nella mia esperienza non è così. Mia nipote, che ha 16 anni, lei legge libri cartacei. Lei compra i libri fisicamente e legge quelli. Mia madre e mio padre, che hanno 70 anni, loro leggono principalmente sull'ebook. Credo che loro abbiano un Kindle. Ma parliamo ora degli italiani che leggono. In media gli italiani che leggono 24 libri l'anno, quindi più o meno un libro ogni 2 settimane, che è una media discreta, non è poi così male, vero? Parlando invece di che cosa ci piace leggere o che tipi di libri ci piace leggere, al primo posto fra i generi che ci piace leggere abbiamo che cosa? I libri romantici, i romanzi d'amore. Io personalmente non ho mai letto un romanzo d'amore, ma credo che le statistiche dimostrano anche che le donne leggono più degli uomini e quindi in un certo senso ha quasi senso che i romanzi romantici siano al primo posto. Al secondo posto abbiamo i thriller, i gialli, le cose di suspense che sono anche famose in televisione, tutte le serie televisive di omicidi, avvocati, polizia, e lo stesso si riflette nella lettura, avere una preferenza per i thriller. Fai attenzione a come pronuncio questa parola, thriller. Relativamente di successo è anche il genere fantasy.
Infatti, se prendo la lista dei libri più letti negli ultimi 4 anni in Italia, notiamo che ci sono alcuni titoli di fantasy, ma soprattutto, e la cosa a me piace, in effetti, ci sono moltissimi classici, non solo della letteratura italiana. Allora, fra i libri più letti in Italia negli ultimi 4 anni abbiamo, e la cosa non mi sorprende, Harry Potter di J.K. Rowling. Al secondo posto troviamo 100 anni di solitudine di Gabriel García Márquez. Fate attenzione alla pronuncia italiana di tutti questi scrittori stranieri perché è una cosa interessante. Dovrei fare un podcast dove parlo della pronuncia italiana delle persone famose straniere. Ok, me lo scrivo. Al terzo posto, Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde, seguito da un altro classico della letteratura inglese, Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen. Al quinto posto troviamo Il Signore degli Anelli di Tolkien, seguito da un classico della letteratura italiana contemporanea, Il nome della rosa di Umberto Eco. Seguono Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry e Se questo è un uomo di Primo Levi, un altro scrittore famosissimo, celeberrimo italiano. Popolarissimi sono anche tutti i gialli di Agatha Christie e le serie di Glenn Cooper come La Biblioteca dei Morti. E ora posso rispondere alla domanda che ho fatto prima. Manu di Italy Medisi è un lettore accanito, è un lettore assiduo o no? Dipende dal tuo punto di vista. La verità è che io non leggo molti libri cartacei. In un anno in media compro e leggo 4, 5, forse 6 libri cartacei, ma sono un grandissimo consumatore di audiolibri. Adesso, se sei un purista, non ti arrabbiare, ma ho un motivo. Sono veramente una persona occupata. Sto sempre qua a lavorare. Sto sempre qua a lavorare. Quello era nel dialetto romanesco. Sono veramente, veramente tanto occupato, ma mi piace imparare cose nuove, mi piace assimilare nuove informazioni e allora di solito combino più attività. Se sono in macchina, se guido, se vado da qualche parte, ascolto un libro. Se faccio una passeggiata o sport, ascolto un libro. Se sono a letto e non ho sonno, ascolto un libro. Quindi in questo senso forse io leggo anche più della media italiana di 24 libri all'anno, non al mese, perché ne ascolto veramente tanti tanti libri, credo uno a settimana in media. Che tipi di libri leggo o ascolto? Beh, non sono romanzi d'amore, non sono thriller, non sono gialli, non è fantasy, non mi piace il fantasy, scusate se siete dei fan del fantasy, non è il mio stile. Leggo, o ascolto biografie, quelle mi interessano, biografie di artisti passati, presenti, di imprenditori, e poi questo è l'argomento che veramente mi piace di più, il business. Ed è questo, imparare cose nuove di business, di imprenditorialità, di cose tecniche che hanno a che fare con il mio lavoro, cose tipo la gestione di un sito o questioni di marketing. Queste cose mi intrippano veramente. Intrippano è una parola secondo me romanesca che significa che mi riempiono di gioia. Tecnicamente intrippare significa riempire di cibo, ma noi lo usiamo per dire mi riempiono di entusiasmo, mi piacciono tantissimo. E adesso la mia domanda per te. Tu leggi e se leggi, che tipi di libri leggi e su che formato preferisci leggere su libro standard tradizionale cartaceo o usi le nuove tecnologie di ebook o di audiolibro? Ecco, includiamo anche gli audiolibri perché sono libri anche loro
Per oggi è tutto, ti do un bacione forte forte e ci vediamo e sentiamo la settimana prossima. Ciao e buono studio!